ma quanto costa avere il marchio Fender scritto sulla paletta della chitarra? E poi, ne vale veramente la pena? Vabbè che già che c'è scritto Fender non è che poi chissà che roba. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi vediamo se vale la pena spendere un po' di più per la chitarra più economica ma comunque con scritto Fender sulla paletta rispetto a una Squier ma di quelle belle. Non voglio fare un confronto super semplice soltanto tra una chitarra e l'altra per vedere come suonano. Quello che voglio fare è farti sentire come se tu fossi qui al mio posto oppure in un qualsiasi negozio con le chitarre in mano. Ecco perché ti consiglio di seguire il video fino alla fine esattamente come se fossi seduto comodo nel tuo negozio, perché hai un negozio tutto quello che ti dirò potrai poi applicarlo ogni volta che andrai in negozio per provare la tua prossima chitarra. Per farlo sfrutterò due chitarre che odio. Una è la Squier Classic Vibe Strato che avete anche già visto nell'altro video con Simona. L'altra invece è una Fender Player. Entrambe queste chitarre me le hanno mandate i ragazzi di Musical Store 2005 perché mi vogliono malissimo, quindi andate a farvi un giro sul loro sito e scrivetegli di mandarmi qualche Les Paul. Prima di iniziare vi ricordo che se vi piacciono le Les Paul dovete assolutissimamente per forza pagarmi l'affitto. Lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina solo per le Les Paul. Tra l'altro questa Squier l'ho usata anche per fare un videocorso, è il più brutto di tutti, ve lo lascio qui sotto, non guardatelo. Questa invece, come ho detto, è una Fender Stratocaster Player, da non confondere con le nuove Player Plus. Iniziamo a parlare proprio di questa Fender Player e ci concentreremo un sacco su di lei, anche perché l'altra chitarra l'avete già vista in questo video, ve lo lascio qui sopra, dopo andate a vederlo. È uno di quei modelli Fender Stratocaster che sta abbondantemente sotto i 1.000 euro. Diciamo che all'interno del catalogo Fender è forse la fascia più economica e quindi si potrebbe pensare tranquillamente che sia uno dei migliori modi per entrare a far parte del mondo Fender. Che è vero, può essere sensato perché comunque si ha uno strumento che è Fender, made in Messico, con un prezzo veramente interessante. Cioè, la fascia di prezzo non è troppo lontana ad esempio da quella delle PRS SE standard. Sono quei 600-700 euro. E vi ricordate quanto erano belle quelle PRS? Tra l'altro vi ricordo anche che in descrizione trovate il link di questa chitarra ma anche dell'altra con tutte le informazioni per controllare disponibilità e tutto quello che volete è qui sotto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sono tutte quelle che ci si aspetta da una chitarra Fender Stratocaster. Il corpo è in ontano quindi super maneggevole, il manico e la tastiera sono in acero e abbiamo i 3 single coil che danno la tipica brillantezza della chitarra. La scala è 25,5 e il radius è 9,5. Insomma diciamo che è coerente con il mondo a cui vuole far riferimento, ma c'è un grossissimo ma. Intanto comunque le sentiamo e poi ti parlo anche dell'altra e andiamo nel dettaglio della questione perché è super interessante. Ok, a livello sonoro direi che si comportano entrambe molto bene. La Squier Classic Vibe ormai la conoscete davvero bene. Il sound è quello caratteristico della Strato, bello squillante ma senza essere troppo esagerato. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questa Classic Vibe invece abbiamo il corpo in pino, un po' più massiccio e pesante rispetto al lontano. Il manico e la tastiera sono in acero e abbiamo anche i 3 single coil. La scala è da 25,5 e il radius, cioè la curvatura della tastiera, è da 9,5, praticamente identica alla controparte Fender che abbiamo visto prima. Ok, ci sono alcune differenze perché anche solo a livello visivo si vede che il colore, ad esempio del legno del manico e della tastiera, è diverso. Le finiture sono diverse e siamo d'accordo, ma oggi voglio mettere i puntini sulle i su alcune cose. Questa Squier Classic Vibe Stratocaster, che si rifà alle caratteristiche delle Fender anni 50, è costruita veramente bene per essere una chitarra dal budget veramente basso. Si parla di uno strumento che sta poco sotto i 400 euro. Poi va bene che non sarà la Fender Stratocaster più bella del mondo, anche perché nessuna Fender Stratocaster è la più bella del mondo. Per essere una chitarra che costa questa cifra offre secondo me più di quello che ci si aspetta. E ora invece vi parlo del grosso ma che c'è sulla Fender Player. Una chitarra così personalmente mi delude, e non solo perché è una Strato. Mi delude perché è uno strumento che, anche se fa parte della fascia più economica all'interno del brand Fender, dovrebbe rappresentare in tutto e per tutto il marchio che ha sulla paletta, ed è una cosa che purtroppo chitarra alla mano io non vedo. A livello visivo e non solo mi dà un po' l'impressione della chitarra economica, che non
non c'è niente di male comunque. Di chitarre economiche che suonano bene ne abbiamo viste tantissime. Ma il punto è proprio quello. Quelle chitarre erano veramente chitarre economiche. Si parla di Harley Benton, Squier e tantissime altre. Questa è una Fender. Se fossi in negozio con questa chitarra in mano e poi dovessi provare l'altra Stratocaster, ovvero quella di Squier, le sensazioni che avrei sarebbero veramente di un altro livello. Cioè, raga, l'altra chitarra rispetto a questa mi dà delle sensazioni di solidità completamente diverse e mi dà l'idea di una chitarra fatta e finita. E per quanto mi riguarda, un marchio come Fender, anche sulle chitarre di fascia più bassa, come questa Player, deve garantire un minimo di qualità generale sotto il quale non deve andare. Adesso ve le faccio sentire ancora, così mi dite nei commenti qui sotto cosa ne pensate dei suoni. E poi vi dico nei dettagli tutto quello che intendo, perché secondo me, se mi seguite nel ragionamento, può venire fuori qualcosa di veramente interessante. Quello a cui mi sto riferendo in questo caso specifico di queste due chitarre riguarda la costruzione e la suonabilità. A mio parere questa cosa ha la priorità anche sul suono, perché il suono di uno strumento in qualche modo si può comunque modificare, anche soltanto partendo dai pick-up fino a cambiare le regolazioni degli amplificatori oppure degli effetti. Ma se la suonabilità non c'è e non c'è verso di farla venire fuori tramite anche dei setup fatti come si deve, allora c'è un problema. Per quanto riguarda queste chitarre mi sono stupito, ma neanche poi troppo, di quanto la Squier Classic Vibe a livello di feeling e a livello di rifiniture sia troppo superiore rispetto alla Fender Player. Se voi l'avete provata fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così ci scambiamo un po' le opinioni. I tasti su questa Fender Player sembrano messi lì per darci fastidio, non sono smussati bene sul bordo del manico e questo quando si suona si trasforma in un possibile feeling molto basso con lo strumento. Al contrario questa cosa sulla Squier Classic Vibe è rifinita alla perfezione, non c'è neanche un tasto che sporge appena appena e che dà fastidio. Mi sembra veramente che questa Fender Player sia fatta così. Abbiamo fatto una Fender che costa 700 euro. Personalmente anche no. Spendo qualcosa di meno su una chitarra che può essere ad esempio la Classic Vibe, risparmi i miei 200 o 300 euro che posso magari investire in pick-up migliori o meccaniche migliori, così posso alzare il livello dello strumento e avere poi alla fine una spesa totale che sia praticamente la stessa. Ok, non si sta dicendo che spendo 700 euro e voglio la qualità della custom shop, ma almeno le caratteristiche di base su strumenti che iniziano ad essere di una certa qualità a me personalmente sembra il minimo. E poi voi magari mi dite ma Ale, è solo quello il problema? Cioè solo i tasti che non sono rifiniti bene? E io vi dico che in realtà secondo me è una delle cose più importanti da valutare su uno strumento. Cioè il manico, la tastiera e le corde sono il punto di contatto tra noi e lo strumento. Se quello non ci dà il feeling giusto, il resto della chitarra può essere anche la chitarra più bella del mondo, non quadra. Poi c'è tutto un lato di cose soggettive, ad esempio l'estetica. A me personalmente questo acero un po' pallidino non fa proprio impazzire. Poi magari là fuori nel mondo c'è qualcuno che per un acero così super chiaro farebbe carte false. Quindi non sto dicendo che questa chitarra sia uno strumento da buttare, anzi suonare suona bene, l'avete sentita, il suono è quello Fender. Quello che non mi ha fatto impazzire riguarda cose oggettive, come abbiamo detto riguarda i tasti e il manico. E a proposito di questo voglio farvi una proposta, fatemi sapere qui sotto nei commenti oppure seguitemi su Instagram e scrivetemi cosa volete che io provi di alcune chitarre. Cioè ad esempio Ale, per favore provi la Gibson Les Paul più bella del mondo così ci dici che è bellissima, prova bene il suono con il pick up al manico, oppure anche cose di costruzione tipo Ale, voglio sapere se il manico di quella chitarra è a forma D oppure C, anche perché ci sono cose che magari io un po' do per scontate e altre che io personalmente non proverei, così sono sicuro di esservi utile. Vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i link di riferimento per questi strumenti, così potete anche confrontarli sul sito di Musical Store 2005 e poi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. E la cosa bella è che di questa chitarra e di tutte le altre che provo sul canale ne possiamo parlare anche insieme, in tempo reale. Infatti mi potete trovare come
Ale Sit sulla piattaforma Viola dove si fanno i video in diretta. Avete presente quella con l'icona quadrata Viola che inizia per TV e finisce con C? Però non urliamo troppo.